Poniamo che per gioco si volesse ricostruire la storia italiana facendo luce negli angoli più bui. Per farlo occorrerebbe armarsi di buona volontà e pazienza, collegare eventi, date, testimonianze, indizi e prove per creare la mappa definitiva. Rimarrebbe allora solo l'imbarazzo della scelta sul punto da cui partire. Da dove iniziare? Beh, io ho deciso di partire da qui. Si può essere al contempo massoni e uomini di chiesa? La Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica nel 1983 una dichiarazione sulle associazioni massoniche, ribadendo l'inconciliabilità dei principi fra massoneria e chiesa. Sembra una dichiarazione quasi superflua. In fondo, sin dal Settecento, si era creata una frattura insanabile fra i due mondi. Il fascismo poi, nel 1925, aveva messo al bando per legge la massoneria. Ma con la fine della Seconda Guerra Mondiale, le logge erano tornate a funzionare regolarmente. Negli anni 70 poi si era notata una certa vicinanza di alcuni ambiti ecclesiastici alle posizioni massoniche. E poi era capitato quel fattaccio brutto della lista Pecorelli. È il 12 settembre 1978 quando la rivista OP pubblica un articolo. Lo scrive Mino Pecorelli e come al solito ci va giù pesante. Scrive perché qualcuno intenda ed i passaggi sono caustici. Perché il messaggio sia ancora più chiaro, allega una lista di presunti massoni, tra le quali alcune illustri personalità del mondo ecclesiastico. Lui, un ex iscritto alla loggia P2 di Gelli, un ex massone quindi almeno formalmente, che scrive un messaggio affinché qualcuno ponga un freno alla massoneria in Vaticano. Pecorelli era stato per pochi mesi membro della P2, dal 1 gennaio 77, data del suo tesseramento, al 18 maggio 1977, data in cui si dimise con una raccomandata a Licio Gelli. Caro Licio, ho atteso invano una tua comunicazione riguardo fratello Gigi. All'atto di sollecitare il tuo autorevole intervento, ti avevo rappresentato anche la mia premura, data l'imminenza del processo. Se la risposta non è arrivata, vuol dire che nella famiglia è venuto meno, o forse non c'è mai stata, la solidale assistenza dei suoi componenti, che nella migliore delle ipotesi essa stessa è indirizzata verso un'unica direzione. Esistono per caso fratelli di serie A e fratelli di serie B? Oppure quello che è in alto non è uguale a quello che è in basso? Ho notizia che fratello Gigi, almeno in 2 occasioni, ha evitato guai per merito proprio della famiglia. Io invece potrei essere punito per aver esercitato un diritto sancito dalla legge comune. Nel constatare siffatta disparità, ti rassegno la mia decisione di uscire definitivamente dall'organizzazione. Ho fatto una breve ma significativa esperienza che mi conforta nel credere che non ci sono templi da edificare alla virtù, bensì solo all'ingiustizia e all'arroganza. Per quanto riguarda i nostri personali rapporti, mi auguro, se lo desideri, che essi possano rimanere immutati. Mino Pecorelli. Ma torniamo all'articolo sulla Gran Loggia Vaticana. Riluce anche in San Pietro la stella del Grande Oriente di massoneria? Voci al riguardo circolano da tempo, specie tra i circoli cattolici lefevriani, che senza mezzi termini sostengono che con Papa Montini la loggia di Piazza del Gesù è entrata in Vaticano. Ma anche considerato l'argomento, la stampa ha sempre dedicato al problema il silenzio più assoluto. In 2 lanci speciali, il 17 e il 25 agosto, l'agenzia di informazioni Euroitalia forniva i nomi in codice, il numero di matricola e la data di iniziazione alla massoneria di 4 cardinali,
dati tra i più papabili dai soliti giornali: Sebastiano Baggio, Salvatore Pappalardo, Ugo Poletti e Jean Villot. Dalle indiscrezioni generiche si passava alle indicazioni dettagliate. Ce n'era e avanzava per attirare l'attenzione di OP settimanale. Un altro motivo che ci ha spinto ad approfondire l'argomento Vaticano-massoneria è che i cardinali indicati dall'Euroitalia appartengono tutti al gruppo progressista più avanzato. La fuga di notizie, alla vigilia del conclave, poteva essere nient'altro che una forma di indebita pressione. Lanciate le reti un po' su tutte le piste della capitale, siamo rimasti in paziente attesa. Non siamo andati delusi. Il 28 agosto siamo entrati in possesso di una lista di 121 tra cardinali, vescovi e alti prelati, indicati per un numero di matricola e nome codificato come appartenenti alla massoneria. Certo, la lista può essere apocrifa. Certo, persino la firma di un cardinale oggi può essere falsificata. Come che sia, l'unico modo per uscire dalla torbida impasse e dagli interrogativi è sottoporre la questione all'attenzione degli interessati. Per un laico, appartenere alla massoneria non è certo un reato, anzi, può essere motivo di distinzione, perseguendo le logge fini umanitari di libertà, giustizia, ordine e progresso civile. Per un ecclesiastico il discorso è un po' più complicato. L'ufficio sacerdotale già di per sé comprende tutti gli obblighi previsti dalla massoneria e l'appartenenza alle sette segrete è vietata dal diritto canonico, che giustamente si preoccupa di non consentire doppie obbedienze ai sacerdoti. Chi viola un principio può violarne anche altri, ha dichiarato un altissimo prelato. Ma l'Italia vive un momento di grande incertezza, le ideologie laiche sono tutte morte e seppellite. La crisi economica ha fatto giustizia del consumismo e dei suoi miti. Nel buio più totale, proprio in questi giorni, in occasione della morte di Paolo VI e di Aldo Moro, la Chiesa Cattolica si è riproposta in tutta la sua luce. Oggi è l'unico grande polo d'attrazione. Questo faro non deve presentare ombre né venature. Papa Luciani ha davanti a sé un difficile compito e una grande missione, tra le tante quella di mettere ordine ai vertici del Vaticano. Pubblicando questa lista di ecclesiastici, forse affiliati alla massoneria, riteniamo di offrire un piccolo contributo. O una pioggia di smentite, o nel silenzio l'epurazione. Scorrendo la lista dei presunti massoni troviamo nomi altisonanti, tra i quali Sebastiano Baggio, cardinale prefetto della Congregazione dei Vescovi, iscritto il 14 agosto 1957, matricola 85/2640, detto Seba. Casaroli Agostino, ministro degli affari esteri, iscritto il 28 settembre 1957, numero di matricola 41/076, detto Casa. Marcinkus Paolo, presidente dell'Istituto Opere di Religione, iscritto il 21 agosto 1967, numero di matricola 43/649, detto Marpa. Poletti Ugo, vicario della Santa Sede. Villot Jean, segretario di Stato, iscritto presso la loggia di Zurigo il 6 agosto 1966, numero di matricola 041/3.